Lezione 1. Nuovo inizio. E Anna, hai visitato il mercato agricolo questo fine settimana? Ciao Giovanni, sì, ho trovato alcuni frutti straordinari coltivati localmente. È fantastico! Vengono tutti dalle fattorie vicine. Sì, la maggior parte lo è. Adoro sostenere gli agricoltori locali. Cosa hai comprato? Ho preso delle fragole e dei pomodori. Hanno un sapore molto più buono fresco. Sono d'accordo. I prodotti freschi fanno un'enorme differenza nei pasti. A proposito di pasti, hai provato qualche nuova ricetta ultimamente? Ho sperimentato con un'insalata di fragole. È stato delizioso. Lezione 2. Connessioni digitali. E Anna, come raggiungi il pubblico target per i tuoi progetti? Ciao John, utilizziamo le campagne sui social media per connetterci con le persone. È un'ottima strategia. Quale piattaforma funziona meglio per te? Instagram è stato davvero efficace per i contenuti visivi. Interessante. Hai qualche consiglio per creare post accattivanti? Sì, usare immagini vivaci e porre domande aiuta molto. L'ho notato anch'io. Che tipo di domande fai? Chiedo spesso opinioni o esperienze relative ai nostri contenuti. È intelligente. Incoraggia l'interazione. Lezione 3. Le orme della storia. Buongiorno Anna, hai mai visitato luoghi di battaglie storiche? Ciao Giovanni, sì, ho visitato alcune scogliere dove si incontravano gli eserciti. Che fascino! Cosa ha ispirato tutti quegli uomini allora? Erano guidati dal coraggio e dal senso del dovere. È potente. Deve essere stata un'esperienza molto emozionante. Lo era davvero. Stando lì, puoi sentire la storia. Posso immaginare. Hai imparato qualcosa di sorprendente? Sì, ho imparato le strategie che usavano nelle battaglie. È intrigante. La storia ha tante lezioni da insegnarci. Lezione 4. Stato operaio. E Anna, stavo pensando ai ruoli sociali. Cosa pensi della condizione dei lavoratori oggi? Ciao Giovanni, è interessante. Molti sentono di non avere le cose di cui hanno bisogno. Giusto. Può essere impegnativo, soprattutto in tempi economici difficili. Decisamente. Uno Stato che si definisce lavoratore dovrebbe sostenere il suo popolo. Questo è un giusto punto. Che tipo di supporto ritieni necessario? L'accesso all'istruzione e a salari equi sono fondamentali per l'empowerment. Sono d'accordo. L'istruzione apre le porte a migliori opportunità di lavoro. Sì, e salari equi garantiscono che i lavoratori possano vivere comodamente. Sembra che un approccio equilibrato possa avvantaggiare tutti. Lezione 5. Evoluzione dei trasporti. Buongiorno Anna, hai conosciuto i metodi di trasporto storici? Ciao Giovanni, sì, il canale Welland era vitale prima delle ferrovie e delle automobili. È affascinante.
In che modo aiutava il trasporto delle merci? Forniva un percorso diretto per la spedizione, rendendola più veloce ed economica. Interessante. Ha influenzato il commercio in modo significativo? Assolutamente. Collegava diverse regioni e stimolava il commercio. Che tipo di merci venivano trasportate attraverso il canale? Principalmente grano, legname e prodotti manifatturieri. È impressionante. Deve aver cambiato l'economia in quel momento. Lezione 6. Storia olimpica. E Anna, sapevi che negli anni '20 esisteva un movimento per i giochi olimpici femminili? Ciao Giovanni, sì, è affascinante il modo in cui ha sfidato le norme sociali. Giusto. Le donne lottavano per il loro posto nello sport. Esattamente. Ha aperto la strada alla competizione delle generazioni future. Quali eventi erano inclusi in quei primi giochi? C'erano eventi di atletica leggera, nuoto e persino basket. È fantastico. Deve aver dato potere alle donne. Lo è stato davvero. Ha incoraggiato una maggiore partecipazione femminile allo sport. Mi chiedo come quel movimento abbia influenzato le Olimpiadi di oggi. Lezione 7. L'energia degli agrumi. Buongiorno Anna, hai provato ad usare i profumi di agrumi mentre lavori? Ciao John, non l'ho fatto. Aiutano davvero la concentrazione? Sì, è noto che i profumi di limone e arancia aumentano i livelli di energia. Sembra interessante. Come li usi? Di solito ho un diffusore o candele profumate nel mio spazio di lavoro. Ottima idea. Potrei anche provare l'olio essenziale di limone nella mia stanza. Funziona anche quello. Solo poche gocce possono fare una grande differenza. Adoro il profumo delle arance fresche. È così rinfrescante. Esattamente. Può davvero sollevare il tuo umore mentre studi o lavori. Lezione 8. Enigma della pulizia. E Anna, hai visto il disordine in cucina? Ciao Giovanni, sì, è un vero disastro in questo momento. Sono d'accordo, è sicuramente un lavoro complicato ripulire tutto. È travolgente. Vorrei che potessimo assumere una donna delle pulizie. Sarebbe così utile. Ma potrebbe essere troppo costoso. È vero, forse potremmo invece dividere i compiti di pulizia? È una buona idea. Potremmo stilare un programma di pulizia. Grande, possiamo affrontare un'area ogni giorno. Sì. Cominciamo dai piatti di oggi. Lezione 9. Novità e aggiornamenti. E Anna, hai sentito qualche novità ultimamente? Ciao John, non molto. Sta succedendo qualcosa di interessante? Ho letto qualcosa riguardo ad una nuova mostra d'arte che aprirà in centro. Oh veramente? Sembra eccitante. Che tipo di arte è? È arte contemporanea, con artisti locali. Adoro supportare i talenti locali. Quando apre? Questo fine settimana. Dovremmo verificarlo insieme.
Sì, facciamolo. Mi piacciono molto le mostre d'arte. Anche io. È sempre stimolante vedere nuovi lavori. Lezione 10. Gioco di numeri. Buongiorno Anna, parliamo di numeri per il nostro progetto. Ciao John, suona bene. Cosa hai in mente? Penso che dobbiamo trovare un compromesso sul nostro bilancio. Concordato. Dobbiamo assicurarci che sia reciprocamente vantaggioso. Sì, elenchiamo prima le nostre priorità. Buona idea. Cosa c'è in cima alla tua lista? Direi che i materiali di qualità sono essenziali. Sono d'accordo, ma dobbiamo anche considerare la tempistica. Giusto. L'equilibrio tra qualità e tempo è fondamentale. Lezione 11. Avventure con hamburger. E Anna, indovina un po'? Ieri io e il mio amico Lanny siamo andati a Burger King. Ciao John, sembra divertente. Cosa hai ordinato? Ho provato il nuovo sandwich piccante al pollo. È stato delizioso. Carino, ne ho sentito parlare benissimo. Era davvero piccante? Aveva un calcio, ma era bilanciato con una salsa ranch fresca. Sembra perfetto. Di solito scelgo il classico Whopper. Non puoi sbagliare. Hai mangiato patatine con l'hamburger? Ovviamente, le patatine sono la parte migliore. Hai preso gli anelli di cipolla? L'ho fatto. Erano croccanti e dorati. Perfetto per la condivisione. Lezione 12. Incontri Inuit. Buongiorno Anna, hai letto degli Inuit e del loro contatto con il mondo moderno? Ciao Giovanni, sì, è affascinante quanto sia cambiato per loro. Lo so. Negli ultimi decenni si sono adattati a molte nuove tecnologie. Giusto, deve essere emozionante e stimolante allo stesso tempo. Esattamente. Alcune pratiche tradizionali si stanno perdendo, ma altre si stanno evolvendo. Penso che sia importante preservare la loro cultura nel mezzo della modernizzazione. Concordato. Hanno una storia così ricca e uno stile di vita unico. Hai visto qualche documentario sulle loro esperienze? Sì, uno ha mostrato come adesso usano le motoslitte invece dei cani da slitta. Lezione 13. Onorare gli eroi. E Anna, hai pensato all'importanza di ricordare gli uomini coraggiosi? Ciao Giovanni, sì, è fondamentale onorare coloro che si sono sacrificati per noi. Sono d'accordo. Non possiamo consacrare questo terreno senza riconoscerli. Esattamente. Il loro coraggio e la loro dedizione meritano riconoscimento. È importante che le generazioni future conoscano le loro storie. Assolutamente. Dovremmo condividere le loro esperienze e i loro valori. Eventi come i memoriali aiutano a mantenere viva la loro memoria. Sì, riunisce le comunità per riflettere e onorare. È un potente promemoria del costo della libertà. Lezione 14. Costruire opportunità.
Buongiorno Anna, hai sentito dei piani del nuovo governo? Ciao Giovanni, sì, mirano a dare a tutti gli americani una reale opportunità. È emozionante. Si tratta di favorire la crescita, non solo di fornire garanzie. Esattamente. Questo approccio potrebbe davvero aiutare le persone a costruire una vita migliore. È importante che tutti abbiano accesso alle risorse e al supporto. Assolutamente. L'istruzione e la formazione professionale sono componenti chiave. Sono d'accordo. È fondamentale per dare potere alle comunità. Pensi che porterà a cambiamenti significativi? Lo spero. Richiede impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Lezione 15. Viaggio nello yoga. E Anna, ho sentito che sei interessata allo yoga. Ciao Giovanni, sì, voglio iniziare con video di yoga per principianti online. Sembra fantastico. Hai già trovato qualche canale specifico? Ne ho trovati alcuni incentrati sulla flessibilità e sul relax. Perfetto. Quelli sono essenziali per i principianti. Esattamente. Voglio prima costruire una base solida. Hai fissato un programma per la tua pratica? Ho intenzione di farlo 3 volte a settimana per iniziare. È una buona idea. La coerenza è la chiave per il progresso. Lezione 16. Protocolli e sicurezza. E Anna, hai sentito parlare dei nuovi protocolli di sicurezza in ufficio? Ciao Giovanni, sì, hanno menzionato protocolli rigorosi e crittografia. È rassicurante. È importante proteggere le informazioni sensibili. Assolutamente. Qual è la tua opinione sull'efficacia di queste misure? Penso che siano essenziali nel mondo digitale di oggi. Le minacce informatiche sono ovunque. Sono d'accordo, ma pensi che potrebbe limitare la nostra accessibilità? Potrebbe, ma credo che la sicurezza debba avere la priorità. Ha senso? Hai partecipato a qualche corso di formazione in merito? Sì, ho imparato molto sulla protezione dei dati e sulle pratiche sicure. Lezione 17. Etichetta degli animali domestici. Buongiorno Anna, porterai il tuo cane al raduno questo fine settimana? Ciao Giovanni, sì, ma farò in modo che il mio cane non abbai per non disturbare gli altri ospiti. È premuroso. Pensi che si comporterà bene? Lo spero. Di solito si entusiasma con le nuove persone. Forse potresti portare dei giocattoli per tenerlo occupato? È un'ottima idea. Potrebbe aiutarlo a mantenere la calma. Inoltre, rende tutti felici. Lo hai addestrato a socializzare? Sì, ci sto lavorando. Sta migliorando. È fantastico. Sarà divertente vederlo interagire con gli altri. Lezione 18. Bagagli smarriti. E Anna, ho sentito che hai avuto qualche problema all'aeroporto di recente. Ciao Giovanni, sì, mi sono subito recato allo sportello bagagli smarriti e ho compilato un verbale. Deve essere stato stressante. Ti hanno aiutato?
Sono stati davvero gentili e hanno preso rapidamente le mie informazioni. È bello sentirlo. Quanto tempo hanno impiegato a trovare la tua borsa? Ci sono voluti circa 2 giorni, ma me lo hanno consegnato a casa. Grazie a Dio. Hai dovuto comprare qualcosa nel frattempo? Sì, ho comprato alcune cose essenziali, come vestiti e articoli da toiletta. Può essere fastidioso, ma almeno eri preparato. Lezione 19. Preoccupazioni globali. E Anna, hai seguito le notizie sulla sicurezza globale? Ciao Giovanni, sì, è allarmante pensare alle minacce nucleari. Lo so. Nemmeno i grandi Stati Uniti sono immuni da tali rischi. Esattamente. È spaventoso pensare a cosa potrebbe accadere. Pensi che il mondo stia facendo abbastanza per prevenire i disastri? Non sono sicuro. Sembra che ci sia molta tensione tra i paesi. Vero. Il dialogo aperto è fondamentale per il mantenimento della pace. Sono d'accordo. Anche l'educazione e la sensibilizzazione potrebbero aiutare. Decisamente. È importante che tutti rimangano informati. Lezione 20. Prova su strada. Buongiorno Anna, hai pensato di prendere una macchina nuova? Ciao Giovanni, sì, proviamolo e facciamo un giro di prova per vedere come ci si sente. Sembra fantastico. Che tipo di auto stai cercando? Sto considerando un SUV compatto. Hanno un buon spazio e comfort. Buona scelta. Hai in mente qualche modello specifico? Mi piacciono la Honda CR-V e la Toyota RAV4. Entrambi sono affidabili. Hai mai guidato uno dei due? Non ancora, ma ho sentito parlare bene della loro gestione. Sarà emozionante vedere come si sentiranno in viaggio. Lezione 21. Intervista ai nervi. E Anna, sei pronta per la tua prossima intervista? Ciao Giovanni, sì, ma può essere snervante. E tu? Capisco. Ne ho uno anch'io e sento la pressione. È naturale sentirsi così. Per quale posizione ti candidi? Sto facendo un colloquio per un ruolo di marketing. E tu? Sto puntando a una posizione di project manager. È emozionante. Hai fatto pratica con le tue risposte? Sì, ho esaminato le domande più comuni e i miei risultati. È intelligente. Ti aiuterà a sentirti più sicuro. Lezione 22. Check-in della conferenza. Buongiorno Anna, sei emozionata per la conferenza di oggi? Ciao Giovanni, sì, hai già fatto il check-in? Non ancora. Ho intenzione di andare presto al banco di registrazione. Il processo di registrazione è solitamente veloce, giusto? Sì, penso che lo sia. Spero di ottenere il badge e il programma senza problemi. Sarebbe fantastico. Ci sono dei relatori che non vedi l'ora. Sono entusiasta di ascoltare il relatore principale sull'innovazione. Sembra interessante.
Non vedo l'ora di apprendere nuove intuizioni. Esattamente. Anche il networking con altri professionisti sarà utile. Lezione 23. Un nuovo amico. E Anna, l'ho invitato con noi lo scorso fine settimana. Ciao Giovanni, com'è andata? Abbiamo scoperto che aveva uno straordinario senso dell'umorismo. È fantastico. È bello incontrare qualcuno di divertente. Sì. Ci ha fatto ridere tutta la sera. Ha condiviso qualche storia divertente. Lo ha fatto. Le sue disavventure di viaggio erano esilaranti. Adoro quando le persone riescono a prendere alla leggera le loro situazioni. Esattamente. Probabilmente è una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Lezione 24. I primi viaggi. Buongiorno Anna, hai letto dei primi viaggi in Nord America? Ciao Giovanni, sì. Allora le distanze erano un compito difficile. Assolutamente. Le strade erano spesso pessime o inesistenti. Ciò deve aver reso i viaggi davvero impegnativi. Decisamente. Immagina di pedalare per giorni su sentieri accidentati. Non riesco a credere quanta strada hanno dovuto percorrere le persone per soddisfare i bisogni primari. Giusto. Ci fa apprezzare i trasporti moderni. Di sicuro. È incredibile quanto si siano evoluti i viaggi. Mi chiedo come siano riusciti a rimanere motivati durante i lunghi viaggi. Lezione 25. Affrontare la plastica. E Anna, hai lavorato su come ridurre i rifiuti di plastica? Ciao John, sì, è encomiabile. Avevi qualche idea specifica in mente? Stavo pensando di utilizzare borse e bottiglie riutilizzabili. Ottimo inizio. Quei piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Esattamente. Hai provato qualche alternativa alle cannucce di plastica? Sì, ora uso le cannucce di metallo. Sono facili da pulire e durano a lungo. È una scelta intelligente. Ho visto anche cannucce di bambù. Sì, anche quelli sono ecologici. Hai partecipato a qualche evento di pulizia locale? Non ancora, ma mi piacerebbe partecipare. Sembra gratificante. Lezione 26. Invasioni storiche. È incredibile come ciò abbia cambiato la storia della regione. Assolutamente. L'impatto sugli indigeni fu profondo. Cosa pensi abbia motivato Pizarro e i suoi uomini? Avidità di oro e potere, credo. Ha guidato molti esploratori in quel periodo. Sì, è un duro promemoria delle conseguenze della conquista. Lo è davvero. Imparare dalla storia è fondamentale per comprendere il mondo di oggi. Pensi che possiamo applicare queste lezioni ai conflitti moderni? Lo spero. Promuovere la pace e la comprensione è vitale. Continuiamo a discutere di questi argomenti importanti, contano moltissimo. Lezione 27. Dinamiche familiari. E Anna, cosa pensi che definisca un nucleo familiare?
Ciao John, credo che riguardi il rapporto tra genitori e figli. Ha senso. Anche i fratelli e le sorelle svolgono un ruolo significativo. Decisamente. Le relazioni tra fratelli possono plasmare le nostre vite. Come pensi che siano cambiate le dinamiche familiari nel corso degli anni? Si sono evoluti, ora le famiglie possono apparire molto diverse da quelle tradizionali. Vero. Anche le famiglie miste stanno diventando più comuni. Sì, è importante abbracciare tutte le forme di famiglia. Concordato. Ogni famiglia ha la sua storia e le sue sfide uniche. Lezione 28. Elementi essenziali per il viaggio. E Anna, hai bisogno di cambiare qualcosa all'aeroporto? Ciao Giovanni, sì, ho bisogno di cambiare della valuta per il mio viaggio. Certo, mi basta vedere il tuo passaporto per quello. Nessun problema, ce l'ho proprio qui. Pensi che le tariffe siano buone oggi? Potrebbero esserlo. È sempre meglio controllare le tariffe più recenti. Concordato? Spero di non perdere troppo nello scambio. Giusto. A volte sembra che subiscano una grossa fetta. Esattamente. Hai mai viaggiato invece con la valuta locale? Sì, l'ho fatto. È bello evitare quelle commissioni. Lezione 29. Divertimento all'aria aperta. Ciao Anna, dovremmo fare qualcosa di divertente questo fine settimana. Ciao Giovanni, sono assolutamente d'accordo. Qualche idea? Che ne dici di fare un'escursione? Il tempo sembra perfetto. Sembra fantastico. Hai in mente un percorso specifico? Sì, stavo pensando al Green Ridge Trail. Adoro quel sentiero. I panorami sono stupendi. Esattamente. Inoltre, è un buon allenamento. Decisamente. Dovremmo preparare un picnic per dopo l'escursione? Ottima idea. Porterò panini e snack. Lezione 30. Isole vulcaniche. E Anna, hai sentito parlare delle isole di origine vulcanica? Ciao Giovanni, sì, quelle isole sono affascinanti. Lo sono davvero. Sapevi che queste isole sono le cime di una catena di montagne vulcaniche? È incredibile. Adoro imparare la geologia. Giusto. È incredibile pensare a come si sono formati. Le Hawaii sono un ottimo esempio con i suoi meravigliosi vulcani. Sì, e sapevi che ci sono due vulcani principali sull'isola delle Hawaii? Ho sentito parlare di Mauna Loa e Kilauea. Sono entrambi attivi, vero? Esattamente. È interessante il modo in cui modellano il paesaggio. Lezione 31. Pianificazione del viaggio. Buongiorno Anna, hai già prenotato il nostro hotel per il nostro viaggio? Ciao Giovanni, sì, ho trovato un ottimo hotel vicino alla spiaggia. È fantastico. E il vicino a tutte le attrazioni? Assolutamente. È solo una breve passeggiata per l'area principale. Perfetto. Hai controllato le recensioni? Sì, erano per lo più positivi. La gente ha adorato il servizio.
È rassicurante. Sono entusiasta del nostro soggiorno. Anche io. Pensi che dovremmo prenotare qualche tour? Decisamente. Ci aiuterà a sfruttare al meglio il nostro tempo lì. Lezione 32. Preferenze di fitness. Ciao Anna, che tipo di esercizi fai? Ciao John, preferisco fare un mix di allenamento cardio e forza. È una combinazione fantastica. Quanto spesso ti alleni? Cerco di esercitarmi almeno 4 volte a settimana. Carino. Di solito faccio cardio 3 volte a settimana. Il cardio è così importante per la salute del cuore. Assolutamente. Adoro correre e andare in bicicletta. Quelli sono divertenti. Mi piace anche nuotare. Il nuoto è un allenamento per tutto il corpo. Ti sei iscritto a qualche corso? Lezione 33. Elementi essenziali per l'accogliente. E Anna, ti serve una coperta in più per la serata al cinema? Ciao Giovanni, sì, sarebbe perfetto. Mi viene freddo facilmente. Ovviamente. Ti porto subito una coperta in più. Grazie. Hai qualche film preferito scelto? Io faccio. Pensavo ad una commedia classica. Sembra divertente. Adoro ridere durante le serate di cinema. Anche io. È un ottimo modo per rilassarsi. Pensi che dovremmo aggiungere dei popcorn al mix? Assolutamente. I popcorn sono un must per le serate di cinema. Lezione 34. L'evoluzione della televisione. Buongiorno Anna, sapevi che alcune reti hanno aperto la strada ad altre reti televisive in tutto il mondo? Ciao John, sì, ho letto di come alcune reti stabiliscono lo standard per la programmazione di qualità. Giusto. I loro approcci innovativi hanno cambiato il panorama della televisione. È affascinante come quelle prime decisioni abbiano influenzato ciò che vediamo oggi. Infatti, oggi i diritti televisivi coprono la maggior parte dei costi di produzione. È vero, è interessante vedere come funziona il lato commerciale della televisione. Sì, e sottolinea l'importanza dei diritti dei media nel settore dell'intrattenimento. Esattamente, influisce anche sul tipo di spettacoli che vengono prodotti. Decisamente. Anche la richiesta di contenuti originali continua ad aumentare. Lezione 35. L'antipasto perfetto. Ciao Anna, credi nell'aperitivo prima del pasto? Ciao Giovanni, sicuramente. Dai tono al pasto. Cosa preferisci? Alcune persone vogliono un'insalata o una zuppa prima del pasto. Di solito preferisco un'insalata leggera. È rinfrescante e non troppo abbondante. Ha senso. Un'insalata può essere un ottimo modo per incorporare le verdure. Esattamente. Aiuta anche a stimolare l'appetito per la portata principale. E tu? Hai un tipo di zuppa preferito? Adoro una buona zuppa di pomodoro e basilico. È confortante e saporito. Sembra delizioso. La zuppa può essere così calda e invitante, soprattutto in inverno.